Qualcuno di voi conosce il significato di questo gesto? Questo è il gesto che viene utilizzato da noi sub durante un'immersione per avvisare gli altri che è ora di tornare alla barca. Il motivo per cui dobbiamo utilizzare un linguaggio dei segni è abbastanza semplice. L'uomo sott'acqua è muto, eppure il mondo sottomarino è tutt'altro che silenzioso. Questa sono io alla mia prima immersione in Liguria. Mi ricordo che mi trovavo a 20 metri di profondità quando improvvisamente sentii un rumore fortissimo che mi spaventò. Iniziai allora a guardarmi attorno per cercare la fonte del rumore, ma non vidi nulla. Guardai in su allora, aspettandomi di vedere la scia di una barca passata sopra di me, ma la superficie dell'acqua era liscia e senza nessuna increspatura. Realizzai quindi quello che gli istruttori mi avevano detto in classe. Il suono sott'acqua viaggia molto più velocemente che nell'aria. E quindi probabilmente la barca che era passata si trovava a centinaia di metri da me, ma io l'avevo sentita così vicina. Nel mio viaggio di ritorno verso la costa iniziai a riflettere a come gli animali percepivano lo stesso suono che mi aveva spaventata. Si erano ormai abituati, avevano in qualche modo cambiato le loro abitudini a causa di questo suono. Arrivata a casa la mia ricerca proseguì e mi imbattei nel termine anthropogenic noise pollution, che sembra complesso, ma in realtà è molto semplice. Si tratta di tutti i suoni prodotti dall'uomo che hanno in qualche modo un'influenza sull'ambiente e le specie che lo abitano. Questi sono 2 sonogrammi. Un sonogramma è un grafico che mostra l'intensità e la frequenza di un suono nel tempo. In particolare il sonogramma di sinistra è quello di una balenottera comune che nuota indisturbata. Quello di destra è il sonogramma della stessa balenottera comune con in sottofondo il rumore del traffico marittimo. È impossibile non vedere come quanto questo secondo suono sovrasti quasi completamente il primo. Le balene sono animali che comunicano, si spostano e si accoppiano grazie al suono, producendo i cosiddetti canti, che tutti noi conosciamo bene. Il traffico marittimo quindi è una delle principali cause dell'estinzione delle balene, insieme alla caccia e ai cambiamenti climatici. Ma perché concentrarsi sulle balene, direte voi? L'estinzione delle balene non solo provocherebbe la perdita di un animale socievole, maestoso e che purtroppo non conosciamo ancora bene. Le balene sono anche delle ottime alleate dell'uomo nella lotta ai cambiamenti climatici, perché compiono un processo chiamato whale pump. Le balene sono gli unici animali marini a produrre delle feci liquide, che quindi galleggiano in superficie, portando con sé tutti i nutrienti. In superficie si trova il fitoplancton, che si nutre del ferro contenuto nelle feci e riesce così a prosperare, a compiere la fotosintesi clorofiliana, consumare CO2 e produrre ossigeno. Se pensate anche solo alla stazza di una balena, non sarà difficile capire quanti nutrienti può dare il fitoplancton, che da solo è responsabile del 50% dell'ossigeno che abbiamo nell'atmosfera. Una ricerca australiana afferma che in un anno una balena consuma 15.000 kg di CO2. Per darvi un'idea, un albero all'anno ne consuma 30 di chili. Il valore ecologico quindi di una balena è uguale a quello di 555 alberi. La ricerca del Fondo Monetario Internazionale afferma che se il numero delle balene passasse da quello attuale di 1,3 milioni a quello di 4 o 5 milioni, questo provocherebbe un fortissimo impatto sulla produttività del fitoplancton. Se anche solo questa produttività aumentasse dell'1%, equivarrebbe all'improvvisa comparsa di 2 miliardi di alberi, maturi e pronti a produrre ossigeno. È incredibile, mentre l'uomo cerca soluzioni complesse e spesso costose per risolvere i problemi dei cambiamenti climatici, la natura ne ha già una, semplice, economica e collaudata da anni: le balene. Questa è la mappa della parte nord-occidentale del Mar Mediterraneo. È una zona dove il traffico marittimo è molto intenso e sono poche le aree che non sono attraversate da delle rotte navali. Proprio in questa parte del Mediterraneo, ogni anno migliaia di esemplari di balenottera comune migra dallo stretto di Sicilia alle coste della Liguria.
È inevitabile che questa migrazione non sia influenzata in qualche modo dai rumori del traffico marittimo, che spesso porta le balene a collisioni o spiaggiamenti. Come designer ho provato a dare una soluzione a questo problema. Il risultato è un'autostrada silenziosa che si vada ad innestare nei punti in cui il tragitto delle balene si sovrappone a quello delle rotte navali, garantendo così loro una migrazione sicura e tranquilla. Il corridoio silenzioso sottomarino è formato da moduli, ovvero delle corde sulle quali vengono impilati degli elementi fonoassorbenti. I moduli, poi, affiancati l'uno all'altro, formano le pareti del corridoio sottomarino, che se da un lato non permettono al suono delle navi di passare, dall'altro lasciano libere di entrare e di uscire le balene e gli altri animali marini. Se una balena, infatti, dovesse andarsi a scontrare contro le pareti del corridoio, le corde semplicemente si piegherebbero, lasciandola passare senza recare alcun danno. Il concetto base, infatti, di questo progetto è stato sin dall'inizio quello di guidare l'animale nella migrazione senza mai intrappolarlo. Per non creare un ambiente artificiale e quindi totalmente estraneo all'animale, è stato necessario studiare alcuni elementi che esistono già nel mondo sottomarino. Uno tra questi è l'alga. In particolare l'alga corallina, che appunto si trova sulla barriera corallina, è stata presa di ispirazione per la forma degli elementi fonoassorbenti. L'alga kelp, invece, è stata studiata per il suo principio di galleggiamento. Le corde, infatti, sono ancorate al fondale e arrivano fino alla superficie dell'acqua. Per permettere loro di scoprire questa lunghezza è stato necessario intervallare dei piccoli galleggianti, proprio come avviene nelle alghe kelp. La parte più tecnica del progetto è stato lo studio di un materiale fonoassorbente, in grado di bloccare le frequenze emesse dalle navi e lasciar passare quelle emesse dalle balene, in modo da permettere loro di continuare a comunicare nonostante il corridoio. La ricerca sui materiali fonoassorbenti sott'acqua non è ancora avanzata. Inoltre, le frequenze da bloccare erano molto basse, il che ha reso tutto ancora più complicato. Nonostante ciò, è stato possibile individuare un materiale che, grazie a dei piatti in metallo inseriti in una struttura viscoelastica, riesce a bloccare le basse frequenze sott'acqua. Questo progetto, quindi, è il frutto di una collaborazione tra 3 materie: il design per la parte di progettazione spaziale, l'ingegneria per lo studio dell'elemento fonoassorbente ed infine la biologia per la ricerca sui movimenti dell'animale. Quest'idea è il primo passo di un lungo percorso che inizia nell'oggi e si proietta nel domani. È un esempio di speculative design, una materia che ha lo scopo di cercare questioni da discutere e di provare a creare possibili narrazioni future per aiutarci ad interrogarci sulle implicazioni sul nostro presente. La ricerca, infatti, sui movimenti delle balene non dà ancora risultati attendibili. Inoltre, il materiale fonoassorbente ha ancora bisogno di test e collaudi. Nonostante ciò, ho sentito il bisogno di provare a dare una mia visione futura per provare a limitare il problema dell'estinzione delle balene. All'inizio di questo progetto, la domanda che mi sono posta è stata: come designer, cosa posso fare per creare un futuro migliore? Con quest'idea spero non solo di aver dato il mio contributo, ma anche di aver dato a voi, che state ascoltando, la consapevolezza che qualsiasi sia la vostra professione o passione, potete tutti dare il vostro contributo e aggiungere un piccolo e originale pezzo al grande puzzle multidisciplinare per creare un futuro migliore e possibilmente pieno di balene. Grazie.